Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti, è venerdì 21 febbraio del 2025, una giornata di vigilia, visto che domani alle 18 il Milan torna in campo ancora una volta per la Serie A, c'è Torino-Milan, quindi a Torino, con la conferenza oggi alle 13 di Sergio Conceição, la seguiremo come sempre, poi la commenteremo nel talk, eccetera, eccetera, eccetera. Enrico Voiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ciao Henry. Insomma, è stata una giornata normale. Ieri, normale. Non è successo niente ancora. Sì, vabbè, insomma, a parte Pulisic, più o meno non è successo niente, dai. Cioè, forse Ed è una 24 ore ce la facciamo. Ed è una novità Sì. in questa stagione, mi verrebbe da dire. Non è una novità invece il vostro like, quello c'è sempre, quello compare sempre, quindi grazie a tutti coloro che cliccano il tasto mi piace. Chi si iscrive qua in fondo a destra, in basso a destra c'è un bottone, se passate sopra con il mouse vi compare rosso per iscrivervi, per attivare la campanella per le notifiche, per abbonarvi a 0,99. Grazie mille a tutti quelli che ci supportano, ci vogliono bene, ne vogliamo anche noi a voi. E sì, è una novità, direttore, non è successo nulla di che, se non le parole di Gabbia ai margini di un evento di beneficenza, se non erro, comunque per dei bambini, e quindi insomma è un Milan che si ributta nel campionato, si ributta e si rituffa in Serie A. È un Milan che deve correre, cioè sulle 10 partite, no, sulle 15 partite che mancano, se non erro, per fare 70 punti bisogna vincere almeno 10-11. Quindi insomma bisogna pedalare forte, come si suol dire. Ma sì, pedaleremo sicuramente. Ieri ha parlato, come detto, il nostro miglior dirigente, cioè Matteo Gabbia, che a domanda su Teo, se si è scusato, ha risposto: ma guarda che non sto scherzando, è la risposta migliore che ho sentito da un tesserato del Milan negli ultimi, credo, 6 mesi, a livello proprio di puro linguaggio dirigenziale. Sì, assolutamente sì. Subito dopo la partita ha chiesto scusa al gruppo, ma dal mio punto di vista non doveva neanche farlo. Lo conosco da ormai molti anni. So quanto ci tiene a questa maglia, al Milan, ai tifosi e tutto quello che è il mondo Milan. Di conseguenza non era contento, era dispiaciuto e giù di morale. È un nostro patrimonio, un nostro campione. Sappiamo che ha avuto una serata storta, ma come ne ha avute in passato avrà molte altre serate positive che ci faranno vincere punti e trofei. Tutto il nostro appoggio è su Teo, sul farlo stare bene, sul fargli capire che ha sbagliato in un'occasione che è stata importante, ma non c'è nulla da aggiungere. Lui ha il Milan nel cuore e lo dimostrerà sicuramente. Anche se non lo pensi, non è difficile. Poi io non metto in Ma dubbio te che lo in pensa realtà per davvero. esatto. Però sì, son frasi anche, come dicevi tu, non difficili, no, da pronunciare, non difficili da dire, ma, cioè pesanti, ma anche il linguaggio del corpo. Io ho rivisto il video in cui Gabbia lo dice, Sì, era tranquillo. bello sicuro, bello insomma dritto, diretto, senza esitazioni, senza pensare troppo, cioè gli è venuto naturalmente, no, quindi ma Matteo anche dopo il derby che avevamo vinto aveva parlato bene, quando Fonseca era in bilico aveva detto frasi giuste qualche mese fa. Sbaglia poche volte quando parla, forse è anche questo il motivo per cui viene mandato spesso, forse perché qualcun altro non si assume la responsabilità di farlo. Ripeto, ieri era a margine di un evento in cui era presente Matteo Gabbia, quindi non è che è una cosa "programmata", tra virgolette, ci mancherebbe altro. In altre occasioni però ha parlato anche più di quanto avrebbe dovuto, secondo me, perché si è assunto delle responsabilità che a volte non erano sue, ecco. Allora, siamo pronti all'ennesima rivoluzione, Harry? No, basta. Io voglio una rivoluzione, direttore. È Nei ciclica, miei ogni 6 sogni mesi. c'è una rivoluzione, una, e
riguarda, diciamo, i giocatori e l'allenatore solo in un terzo, quarto, quinto momento. La rivoluzione a cui auspico è una rivoluzione dal punto di vista della mentalità proprietaria, non dico della proprietà, perché magari puoi anche cambiare solo la mentalità proprietaria, però dico vabbè, ma perché poi se no ci vengono a dire: non date tempo, criticate di qui, criticate di là". Io dico mentalità proprietaria, poi chi vuole intendere intenda, e mentalità Va bene. dirigenziale, competenza dirigenziale. Questa è la rivoluzione a cui auspico io. Poi in un secondo, terzo, quarto momento si arriva ad allenatori e giocatori, ma prima deve cambiare dell'altro. Va bene, comunque, visto che tanto, almeno per ora, non ci sono avvisati di cambi di proprietà, ma anche su questo non ci metterei mai la mano sul fuoco, conoscendo il Milan, cambia tutto nel giro di 6 mesi, cambieremo ancora una volta, chi lo sa, probabile, visto che, vabbè, ma oggi lo scrive Gazzetta, ma non è una novità, cioè il Milan deve arrivare quarto. Rimonto a divorzio, il Milan gli chiede Europa e gioco, questo è riferito a Sergio Conceição. Ma dobbiamo arrivare quarti, non si scappa. E se abbiamo cambiato allenatore è perché avevamo in mente di tornare a vincere partite per arrivare quarti. Altrimenti si restava sereni con Fonseca e poi si sperava che Fonseca lo risolvesse da solo o ti accontentavi del sesto, settimo, ottavo posto. Se l'hai cambiato è perché evidentemente hai la speranza e la necessità, a un certo punto, di arrivare quarto. Poi lo sappiamo, come ci ricorda la Gazzetta, che ha firmato un contratto di 1 anno e mezzo, 1 milione quest'anno, 3 milioni e mezzo per il prossimo anno, che è un contratto classico, ma con una clausola che se non ci soddisfa il lavoro dell'allenatore a giugno, il Milan tranquillamente può dire a Sergio Conceição, quella è la porta, arrivederci, grazie, senza pagare nient'altro. Perché ha il coltello dalla parte del manico con questa clausola. Comanderà al quarto posto come sempre? Sì, comandano i soldi, come sempre. Sì, sì, purtroppo sì, mi verrebbe da dire. Non so se ti ricordi Simo, la conferma di Pioli, la primissima conferma di Pioli che sembrava destinato a durare X mesi, a traghettare la squadra fino alla fine della stagione evitando cataclismi. E poi invece, nonostante magari tu non avessi raggiunto dei determinati risultati in termini di classifica, comunque il campo ti aveva fatto capire che la strada che stavi percorrendo era giusta, no, e quindi ai tempi Gazidis andò controcorrente, contro la sua stessa idea e disse: "Va bene, assecondo quello che mi dicono Maldini e Massara, secondo e vedo che la squadra comunque sta crescendo e quindi confermo Pioli", nonostante, ripeto, la classifica era già più che compromessa. E poi è successo quello che è successo, il Milan è tornato a vincere. Io non sto dicendo che qua bisogna fare lo stesso, perché con Seisao a me dal punto di vista tattico ancora non mi ha convinto, anzi tutt'altro. Però comunque è il 21 di febbraio e mancano un po' di partite alla fine della stagione, quindi bisognerà capire cosa fare, ma bisogna programmarlo adesso, da un certo punto di vista. Cosa significa? Che tu ti devi un pochino, secondo me, progettare 2 vie. Una in cui questa squadra prende il volo, passatemi il termine, sperando che accada, e quindi arriva magari al quarto posto e quindi con Seisao prende il gruppo tra le proprie redini e quindi magari segui anche quello che ti chiede l'allenatore e consideri anche quello che ti porta alla Champions League. E un'altra strada in cui magari invece le cose non vanno come prevedi o come vorresti, e in cui magari non c'entri l'obiettivo Champions League, in cui magari continuano questi problemi, scaramucce e non eventi, tra virgolette, che capitano spesso, però tu devi programmarle adesso le cose. Cioè tu non puoi arrivare, e lo dico il 21 di febbraio, perché è un discorso che abbiamo fatto 1000 volte, Simo, tu non puoi arrivare al 1° di giugno e dire: "Bene, cosa facciamo? Siamo arrivati quarti, ah okay, allora facciamo così". Oppure dice il 1° di giugno: "Caspita, siamo arrivati sesti e quindi che si fa?" Cioè tu già adesso devi capire e sapere chi sarà il prossimo direttore sportivo, chi farà il mercato, che mercato fai se arrivi quarto e che mercato fai se invece non arrivi quarto, chi sarà l'allenatore se arrivi quarto, chi non sarà l'allenatore se arrivi sesto. Insomma,
già adesso va programmata la prossima stagione, se no commettiamo lo stesso errore dell'anno scorso, che arriviamo ad agosto e preghiamo in ginocchio il Monaco che ci dia il centrocampista a 20 milioni. Non va bene, bisogna progettarle prima le cose, soprattutto in quest'estate in cui non ci sono competizioni nazionali e internazionali delle nazionali. Sì, perché noi non lo facciamo in realtà, perché il mondiale per club c'è, però Sì, no? intendevo, non ci sono No, lo so, mondiali però noi europei, non giustamente l'anno finisce a scorso giugno inoltrato, eccetera, cioè finisce un po' prima quest'anno. se si ha idea, come pare, di inserire una nuova figura, di inserire, non di sostituire, di inserire, perché sia mai toccare il lavoro di chi così bene ha operato negli ultimi 2 anni, che ci ha portato onore e gloria negli ultimi 24 mesi, ma di inserire una nuova figura e di farlo adesso. Anzi, non ti dico che sei quasi in ritardo, ma sei già al pelo. Un direttore sportivo deve iniziare già a parlare, guardare, contattare, pensare, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, io capisco che non lo puoi, diciamo così, far operare sul mercato adesso materialmente, ma se hai una mezz'idea, devi già sceglierlo adesso. Non che siamo ancora su chi, boh, forse se lo faccio, ma chi? Perché ancora siamo al se lo faccio e poi nel caso a chi. E poi capire quando opererà. Ma non possiamo fare come abbiamo sempre fatto negli ultimi tempi, che ci svegliamo, come detto, a maggio, diciamo al direttore sportivo, guarda, sei tu, buon lavoro. E lui, dopo 15 giorni, gli apre il mercato di giugno, praticamente. Vabbè. Tra l'altro il nuovo direttore sportivo, in teoria, dovrebbe anche risolvere tutto questo Bardam. Cioè, le partenze. Io ho scaricato, Loftus e Ciucu, quasi saluti, Rebus Leao, Emerson resta in uscita, l'Arabia Tintarafa, il nodo Joao Felix, perché ne abbiamo in teoria cose da risolvere. Piccola parentesi, una società seria no, capace, che è diverso, una società capace aveva dato un'idea di rinnovo di contratto a Teo Hernandez maggio-giugno scorso, così che magari con un contratto un po' più lungo si era messa al riparo nel caso da quello che sta accadendo ora, cioè un giocatore che magari non performando sarebbe potuto andare via a poco o quest'estate o a niente il prossimo inverno. Se invece Teo Hernandez, al contrario, non firmando perché non gli è stato proposto il contratto, avrebbe performato bene, il danno sarebbe stato ancora doppio. Cioè, sarebbe potuto andare via un giocatore a poco che peraltro performava. Quindi, carissimi, chi è causa del suo mal pianga sempre se stesso. Adesso non possiamo stare qui a piangere perché forse Teo porta, nel caso volessimo vendere, porta nelle casse quanto? 20, 30? Non lo so. A un'estate sola dalla fine del contratto? 40? Ma tirati proprio per i capelli, visto come sta rendendo. Ragazzi, ti sei messo tu in questa circostanza. Bastava, tra virgolette, rinnovargli il contratto e se andava bene te lo tenevi senza venderlo. Se andava bene, lui voleva andare, lo vendevi a una determinata cifra. Se andava male, lo vendevi, ma con potere contrattuale. Sì. E invece ci siamo andati a incastrare l'ennesima volta perché non siamo capaci. Tipo questo. 110 milioni per essere ancora una volta sesti, settimi, ottavi a metà febbraio e con una piccola grande rivoluzione, l'ennesima davanti agli occhi, perché ne spesi 14 per lo stupito Emerson che vedete nella foto, Jimenez, Che non ci Fofana, credeva neanche Pavlovic, lui, secondo Morata, me. Bondo. Come? Che non ci credeva neanche lui quando gli han detto: "Guarda che ti sta comprando il Milan per 18 milioni". Ha fatto credo quella faccia lì, Emerson. Simo, queste sono cifre importanti. Adesso Qui non aspettiamo di paga vedere nessuno, immagino. cosa? No. Qui non paga nessuno nel caso, No, immagino. no, al massimo ne inseriamo un Qui altro ne per inseriamo, giustamente, sì.
in Serie A, non sostituiamo nessuno. Cioè chi ha comprato Emerson Royal per 15 milioni ha fatto benissimo e continuerà a fare il suo lavoro in totale serenità e libertà. No, scherzi a parte e ironia a parte, adesso aspettiamo di capire Jimenez che rientra in questi 110 milioni, ma abbiamo visto 4 partite, quindi aspettiamo un secondo. E comunque Jimenez e tutti quelli del mercato di gennaio sono pezze che metti e toppe che metti al disastro, e sottolineo disastro e ripeto disastro, che hai fatto quest'estate, tra la gestione del nuovo attaccante, la gestione del centrocampista, e cara grazia che hai preso Fofana, ma l'hai preso dopo un mese e mezzo, Emerson Royal, Pavlovic e via dicendo. Dobbiamo fare le rivoluzioni perché ci autosabotiamo, non perché gli altri sono brutti e cattivi o perché i giocatori, vedi, non rendono. Non li ho comprati io i giocatori, cioè non l'ho comprato io Emerson Royal, non l'ho comprato io Morata, non ho comprato io solo Fofana e quindi deve giocare 50 partite lui e 50 partite Reinders. Cioè non l'ho costruita io sta squadra, quindi le rivoluzioni la devi fare perché hai commesso degli errori. Va bene, ti rivoluzioneremo nel caso. Noi invece ci ritroviamo Lance, Talk e compagnia di oggi, classica, perché domani, come detto, si torna in campo e alle 20 c'è il post partita. Henry, grazie. Ciao, a più tardi. Saluti. Se metto la sigla, aspetta. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.